Nel 1955 il governo cercò segretamente di escludere una certa zona della nostra penisola. Per 30 anni i lavori per terminare l'unica autostrada d'accesso alla cosiddetta zona furono costantemente e volontariamente ritardati. Ciò che mi accadde quella fatidica volta che imboccai quella strada non è mai stato reso noto. Portavo con me solo un mucchio di bigliettini che mi aveva dato zio Peppuzzo, che prima di partire volle assicurarsi di segnarmi con estrema cura e uno per uno tutti i migliori negozi dove trovare la vera anduia fatta in casa. Era il 1998. All'epoca guidavo una station wagon mezza scassata, a cui però tenevo particolarmente. Se non altro perché mi ricordava Rossella, la mia ex, della quale mi erano rimasti solo uno scatolone pieno di panni sporchi e delle riviste di gossip sul sedile anteriore. Davanti a me la bellissima Salerno-Reggio Calabria. Un viaggio di poche ore che mi avrebbe condotto infine alla meta, la ridente città di Catanzaro, dove mi aspettava una vacanza da urlo in una stupenda pensione a 2 passi dal mare. O almeno così diceva l'annuncio. Il proprietario della pensione, un certo Tobias, al telefono mi era sembrato alquanto affabile. Mi convinse a prenotare alla pensione Bella Svista, includendo anche la colazione nel pacchetto che, essendo a base di scadda, tè e di qualunque cosa fossero, era un'offerta che non potevo rifiutare. Ad ogni modo, le previsioni portavano bel tempo ed ero lieto di constatare che per una volta, una sola, non si erano sbagliate. Alla radio davano una roba tristissima che mi fece pensare ancora una volta a Rossella, la bellissima Rossella. Onde evitare di pensarci su troppo e di ritrovarmi con 2 freni a mano invece di uno, decisi dunque di mettere qualcosa di più allegro alla radio per tirarmi un po' su di morale. Che diamine, dopo tutto, era una così bella giornata. Dopo aver elencato in ordine alfabetico tutte le festività del calendario, mi chiamò zio Peppuzzo. Zio, sì, no, sto guidando ancora, non sono ancora arrivato, zio. Dai, ti chiamo, zio. Ciao. Mentre zio Peppuzzo mi parlava di caciocavalli e soppressate, qualcosa di strano stava accadendo intorno a me. Strani fenomeni atmosferici iniziarono a palesarsi in ogni dove e il tutto iniziò a diventare sempre più surreale. Pallonetto per rapidaggio, La realtà che conosciamo cominciò a collassare su se stessa. Il tessuto dello spazio-tempo cessò di avere senso e iniziò ad implodere ancora ed ancora. All'improvviso, la causa di tutto si manifestò proprio davanti ai miei occhi. La Calabria mi stava inghiottendo inesorabilmente al suo interno. Mi risvegliai non so dove, frastornato e disorientato. L'auto era ridotta a brandelli e fluttuava nell'aria insieme a vari aromi di formaggi e salumi non ben identificati. Mi resi conto che il cambio dell'auto si era infilato tra tanti posti proprio lì. Rimosso il corpo estraneo, continuai vagando senza una meta cercando di non perdermi d'animo, nonostante mi rodesse notevolmente il culo, un po' per il freno a mano e un po' per l'auto che stavo ancora pagando a rate. D'un tratto avvistai delle luci che mi fecero pensare a un autogrill e fu allora che ricevetti inaspettatamente la chiamata di Tobias, il proprietario del bed and breakfast. Il buon uomo mi invitò a servirmi della sua auto parcheggiata lì nei dintorni e a raggiungerlo finalmente al Bella Svista. La ruota davanti era andata e dopo averla sostituita ovviamente a mie spese mi avviai finalmente con un barlume di speranza verso la pensione. Essendo il 1998 la parola GPS era pura fantascienza e dovetti quindi affidarmi a Tobias che provava a spiegarmi in calabrese stretto la strada da seguire. Inutile dirlo, non ci capii una cippa. Dopo aver fatto almeno 18 inversioni a U e aver sbagliato altrettante uscite, l'auto restò a secco e dovetti prendere in prestito della benzina da una Panda malandata lì nei dintorni. Grazie al cielo ce n'era abbastanza per fare il pieno e potei così proseguire il viaggio. Dopo 5 ore e 27 minuti arrivai finalmente a destinazione. Una volta dentro mi accorsi che la corrente era andata, non era un buon segno. Attivata l'energia elettrica d'emergenza, diedi dunque un'occhiata intorno. Lo so, avrei dovuto immaginare già dal nome che non si trattava di una normale pensione, e i miei dubbi vennero infatti confermati dalla moglie di Tobias, la signora Oppi, che mi spiegò al telefono il perché dell'inganno. Risulta che il buon Tobias e consorte erano partiti in viaggio di nozze per Reggio Calabria nel 76. E una volta superato il confine della Basilicata si accorsero di non poter tornare indietro.
Giunti per un pelo a Catanzaro, avevano costruito questo laboratorio con mezzi di fortuna per cercare un modo per scappare, ma senza successo. Ciò che finisce in Calabria rimane in Calabria, disse Hoppy, e fu con queste parole che realizzai la gravità della mia situazione. Mi equipaggiai dunque con gli strumenti lasciati in giro dalla coppia nel tentativo di rimettermi quanto prima in viaggio e tentare di scampare al campo gravitazionale calabrese. Se ci fossi riuscito, sarei probabilmente tornato con dei soccorsi per tirarli fuori da lì. Guidato dai due, craftai i vari strumenti necessari alla mia fuga come un moderno MacGyver, servendomi dei vari materiali che riuscii a reperire in giro. Avevo un disperato bisogno di plasma e mi era stato detto che ne avrei trovato un po' nei pressi di alcuni villaggi turistici abbandonati poco più avanti. Costruito il mio martellone spaccatutto, mi misi in viaggio alla ricerca del materiale e lo trovai proprio dove mi venne detto. Recuperai il malloppo e feci per andarmene, ma la Calabria iniziò a ostacolarmi in tutti i modi. Enormi pezzi di induia iniziarono ad emergere dal suolo e un enorme robot mi tamponava violentemente l'auto perché avevo rifiutato di acquistare dei fazzoletti dal venditore ambulante al precedente semaforo. Reperiti infine gli ultimi strumenti necessari a contrastare il campo gravitazionale calabrese, riuscii in qualche modo a squarciare brevemente lo spazio-tempo e a creare un varco che mi avrebbe riportato a casa. Spinsi dunque l'acceleratore a manetta scorazzando tra le campagne verdeggianti di Catanzaro e pregai di non beccarmi un pino nelle gengive. C'ero quasi, pochi istanti e avrei raggiunto la salvezza, e sarei stato ben lieto di dire a zio Peppuzzo che non ero tornato né con l'anduia e tantomeno col caciocavallo. Chiusi gli occhi e mi fiondai nel vortice di luce. Il peggio ormai era passato, o almeno questo era quello che credevo. Amici e amiche di Player Prince, spero vi sia piaciuto questo excursus goliardico su Pacific Drive e che lo abbiate trovato in qualche modo divertente. Avevo in mente di portarvi un normalissimo gameplay sul gioco, ma poi sono stato folgorato da questa idea insensata di portarvi in una Calabria alternativa e di mostrarvi così a modo mio l'inizio di questo gioco che è senza dubbio molto affascinante, con le sue meccaniche di guida, il crafting, quelle survival, una componente narrativa e ambientazione sci-fi a dir poco intriganti. Io ci sto giocando e mi sta divertendo molto, ve lo consiglio senz'altro se amate il genere. Fatemi sapere se è piaciuto anche a voi, se avete apprezzato questo tipo di contenuto e se così è stato, per favore lasciate mi piace al video, iscrivetevi al canale qualora non siate ancora iscritti, attivando anche la campanella per non perdervi le mie future pubblicazioni. Se vi va, seguitemi anche sui vari social che trovate qui di lato e sotto in descrizione, sul mio gruppo Telegram pieno di videogiocatori appassionati come me e come voi, ed ovviamente seguite il canale Telegram di Videogiochi News per tenervi informati su tutto quello che c'è da sapere sul mondo gaming. Grazie per aver visto il video fin qua, mi raccomando condividetelo e soprattutto giocate, guidate e mangiate l'anduia con passione. Alla prossima e ciao a tutti!